Andrej Tarkovskij ha girato 7 lungometraggi in 24 anni. Il primo, L'infanzia di Ivan, vince il Leone d'Oro a Venezia nel 1962, quando lui ha 30 anni. Da lì in avanti gira film lenti, meravigliosi, dove il tempo si deposita invece di scorrere. Una scena dura finché deve durare, non c'è un limite, e spesso dura più di quanto uno spettatore si aspetti. Immaginatevi l'ingresso nella stanza di Stalker, straordinario. Ha scritto anche un libro per spiegare il suo mestiere. In italiano si chiama Scolpire il tempo, e il titolo, dice già di che cosa parla il libro, cioè che il cinema serve a trattenere il tempo. Questo concetto di tempo è davvero parecchio importante. E il regista, quello che fa il film, lavora sulla durata, lavora la durata come uno scultore un po' lavora la pietra, no? Va a togliere quello che non serve. Negli ultimi 7 anni di vita questo stesso uomo, questo Tarkovskij, questo pesantone, gira con una Polaroid in mano. La Polaroid, per i 3 che non lo sanno cos'è, è una macchina fotografica che di fatto è istantanea e sviluppa da sola la propria immagine, in pochi minuti, senza laboratorio, senza post-produzione. L'immagine viene fuori davanti agli occhi di chi è scattato e poi comincia a sbiadire. Tra il 79 e l'84 scatta circa 250-300 istantanee. Ci sono la casa di campagna in Russia, la moglie, il figlio piccolo, il cane. Poi ci sono invece rovine, nebbie e cimiteri italiani, 2 mondi che sembrano distanti. Ma lui queste foto non le espone, non le pubblica, non si considera un fotografo. Per lui sono appunti di lavoro e istantanee private. Oggi però di quelle istantanee esiste un libro. Si chiama Instant Light, contiene 60 immagini e sta nelle librerie di mezzo mondo. Quando se ne parla, si parla di Tarkovskij fotografo, come di una seconda carriera, un qualcosa di parallelo al cinema. Però di quelle 60 immagini Tarkovskij non ne ha scelta nemmeno una. Il libro esce tra il 2002 e il 2006 e lui muore nell'86, quindi non ha mai visto quelle pagine e non ha deciso cosa ci andasse dentro. Vuol dire che qualcuno ha scelto al posto suo. Qualcuno ha deciso cosa il mondo avrebbe visto di un uomo che quelle immagini non voleva mostrarle proprio a nessuno. Chi è stato? Chi ha dato al mondo la bugia del Tarkovskij fotografo? E vi dico solo una cosa: per scrivere questo video ho consumato, non ho consumato solo per questo video, ma sono riuscito a finire per la prima volta in vita mia una biro. Non mi è mai capitato in vita mia di non perderla, di non distruggerla prima, quindi per me questo è un grandissimo achievement. E io sono Alessio e questa è una puntata di Autumnal Storie. Mosca 1977. Tonino Guerra si sposa lì. Tonino Guerra è uno sceneggiatore, un poeta italiano, un intellettuale, ma è anche quello che poi in futuro diventerà il volto di Euronics, che dirà: Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita, o qualcosa del genere. Sembrava un nonno rimbambito, in realtà è un grandissimo intellettuale italiano. Maestro, che bello! Ma questo è il giardino dell'angelo coi baffi. Dava da mangiare agli uccelli di legno. Tutti ridevano, ma lui era ottimista e gli uccelli presero il volo. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola! €1 e €1 City. E tra l'altro Guerra diventerà poi anche un compagno di lavoro, no? E di viaggio di Tarkovskij. Scriveranno insieme Nostalgia, il film, e poi anche il documentario Tempo di viaggio. Al suo matrimonio fanno da testimoni 2 registi. Uno appunto è Andrej Tarkovskij e l'altro è Michelangelo Antonioni, quello dei deserti mentali. Straordinario, un grandissimo regista anche lui, magari ne parlerò in futuro. E Antonioni in quegli anni gira con una Polaroid addosso e la usa in continuazione, non è mica l'unico regista che fa queste cose. Ma da quel matrimonio la Polaroid passa nelle mani di Tarkovskij. Su come ci sia entrata, le fonti che ho trovato non vanno molto d'accordo, però la versione dominante dice che la macchina è un regalo di Antonioni. Una rivista italiana attribuisce invece a Guerra l'idea di mettergli in mano quella SX70.
Probabilmente qualcuno confonde chi l'ha regalata a chi, insomma il concetto è che a un certo punto Tarkovsky si trova in mano una Polaroid SX70 che, ricordiamolo, in Russia in quell'epoca, in Unione Sovietica in quell'epoca non c'erano. Per la cronaca una SX70 è questa. Che si piega, si chiude, diventa molto bassa e si può mettere nella tasca del cappotto. 2 parole anche su come funziona una Polaroid, molto velocemente. Dentro ad ogni foglio, a ogni pellicola, ci sono già tutti gli ingredienti e gli strati sensibili, no? La luce attraversa vari filtri che sono dietro la parte che viene illuminata dalla luce, e ogni filtro blocca un determinato range di onde elettromagnetiche, e poi c'è una piccola sacca di reagente qui dietro, che adesso qua l'ho tolta, ma vediamo se riesco. Qui dietro c'è questa piccola sacca. Perché non riesco a mettere a fuoco? Ok, questa piccola sacca che viene schiacciata dai rulli e la chimica viene spalmata sostanzialmente verso l'alto, in modo che vada a sviluppare l'intierezza dell'immagine. La chimica fa il suo lavoro, l'immagine esce e da quel momento incomincia a sparire. Quello che conta di una Polaroid è che è un pezzo unico, no? Cioè il negativo non esiste, ogni Polaroid è davvero un'unica copia di se stessa e è un'unica documentazione di quello che è successo davanti all'obiettivo. Se si rovina, se si perde, se sbiadisce, come sbiadisce, non se ne può fare un'altra. E questa cosa è molto importante perché è particolare attribuire la creazione di Polaroid a Tarkovsky, uno che il tempo lo voleva proprio invece trattenere alla grande. Quindi dicevamo, Guerra, che era lì, scriverà che Tarkovsky si muoveva felice con questo strumento che aveva scoperto da poco. Me lo immagino zompettare in giro per il suo matrimonio. Tenete, tanto, cioè, me lo immagino così, ma teniamo presente l'uomo di cui stiamo parlando. Cioè, Tarkovsky, io prima ho detto un pesantone in modo ironico, ma effettivamente era un uomo di una profondità e di un peso intellettuale enorme, no? È uno che nei film metteva il sacrificio, come si chiama anche il suo ultimo film, la fede, il silenzio, la morte, tutte queste cose, e lui che salta con questa 670 in giro, non lo so, è un'immagine che mi fa davvero stare bene, no? E da quel giorno poi lui se la porta sempre in giro questa Polaroid, se la mette al collo, se la porta sul set, scatta tra un ciak e l'altro. Lo storico del cinema Marc Lefanu colloca intorno al 1979 l'inizio di quella che proprio lui chiama una vera dipendenza. Usiamo questa parola perché è forse la più precisa che è stata trovata, cioè una vera dipendenza, se la porta ovunque. E quindi la situazione è questa: un uomo che ha costruito tutta la sua opera sulla durata, sul tempo che scorre davanti allo spettatore, adesso passa le giornate a produrre istanti fermi, grandi 10 centimetri che non vanno da nessuna parte. Cosa ci vede dentro? Che cosa ci cerca? Andiamo a Miasnoe, a 300 km da Mosca. Qui Tarkovsky ha una dacia, non la macchina, è una casa di campagna russa, quella dove lui passa l'estate fuori città con la sua famiglia. Le Polaroid russe, che sono le prime del suo libro di Polaroid, nascono proprio qui a Miasnoe. Ci sono ombre lunghe del pomeriggio, nebbia bassa sui campi, una casa di legno, e dentro e attorno a quella casa ci sono le persone di famiglia. C'è Larisa, la moglie, che è stata anche tra l'altro suo aiuto regista in Stalker, e che poi però nelle didascalie del libro diventa Lara. Poi c'è il cane e c'è un bambino che è nato nel 1970 che si chiama Andrei, come il padre, e che in famiglia però chiamano Tiapa o Andrei Junior, forse lo chiamiamo Andrei Junior. Una volta diventato adulto dirà del padre una cosa che vale forse più di una intera descrizione letteraria, no? Dirà che parlava sempre ai bambini come se fossero adulti, che gli piaceva ripetere una frase sola: se non lo capisci ora, lo capirai dopo. Dirà anche che il padre non gli ha mai insegnato niente, era convinto che ai bambini non bisognasse insegnare, pensava che si potesse soltanto mostrare loro cosa è giusto e che cosa invece
non lo è. Eccolo quindi quell'uomo che nel giardino di Myasnoe alza la Polaroid e fotografa suo figlio. Delle 60 immagini che finiranno dentro il libro, 27 solo sono russe e 33 italiane. E un po' noi dividiamo il libro in Russia e Italia, e le foto italiane vengono considerate un po' associate al film che stava girando in Italia, che è Nostalgia, no? Però quasi metà del corpus sta a Myasnoe e viene prima di tutto il resto. Sono immagini molto diverse e sono immagini di un'armonia domestica, un'armonia che dura da anni e sembra non dover mai finire, sembra non aver fine. Però nel 1982 Tarkovsky prepara le valigie e parte per l'Italia, appunto, va a girare Nostalgia, che è un film su un russo che non riesce a vivere lontano da casa. Parte legalmente, con un permesso regolare, e conta di tornare. Nostalgia nasce come una produzione tra l'Italia e l'Unione Sovietica, cioè con i soldi proprio pagati e il timbro da tutte e due le parti, no? Però poi la Mosfilm, che è lo studio di produzione sovietico più importante, si sfila dalla coproduzione e quindi lo lascia un po' con l'indecisione se partire o no, se fare o no questo film. Lui decide di partire lo stesso. Lui parte e tutto il resto della famiglia, tra cui il figlio, resta in Unione Sovietica. E all'epoca però, se ci pensiamo, è anche la cosa più normale del mondo, in un mondo diciamo al di qua del muro e della cortina di ferro. Un padre va a lavorare all'estero per qualche mese e la famiglia lo aspetta a casa. Vedremo che in realtà in questo caso e per l'Unione Sovietica dell'epoca non sarà proprio così semplice, perché effettivamente le istantanee che ha scattato nel giardino di Myasnoe restano di fatto l'ultima immagine di quella famiglia unita, ma il giorno in cui le scatta, questo ancora nessuno può immaginarlo. La risposta alla domanda di prima, cioè che cosa diavolo ci fa Tarkovsky con una Polaroid, la dà Tarkovsky stesso, a dire il vero, in una riga di Scolpire il tempo. Scrive che ciò che una persona normalmente cerca al cinema è il tempo perduto o speso o non ancora avuto. Perduto, speso, non ancora avuto. Secondo lui la gente non va al cinema per divertirsi, non va al cinema per vedere le star, eccetera. La gente va al cinema per riprendersi del tempo, in una forma o nell'altra. Era veramente ossessionato quest'uomo. E se questa è la sua ossessione, la macchina fotografica smette di essere un tradimento del cinema. È la stessa ossessione, ma con un altro attrezzo. Il cinema prende il tempo e lo allunga, lo fa durare sullo schermo, lo dilata, lo taglia e lo tiene lì davanti, ti fa tornare indietro e te lo pone davanti a te che guardi. La durata in quel caso la decide il regista insieme a chi fa il montaggio. La Polaroid, la fotografia, prende il tempo e lo blocca in un secondo. Poi quel secondo te lo puoi mettere in tasca e te lo puoi portare via. Quando la tiri fuori o qualcuno la guarda, la durata la decide appunto chi la guarda quella fotografia. I due strumenti lavorano in direzioni opposte, però servono a fare la stessa cosa: trattenere quello che sta passando, fare l'impossibile. C'è un film molto bello, tra l'altro, che ho visto recentemente facendo le ricerche per questo video, perché non lo conoscevo, del 62 appunto, che si chiama La Jetée, è di Chris Marker, che è un film di fantascienza stranissimo che è fatto quasi solo di fotografie fisse. Racconta sostanzialmente di un uomo che viaggia nel tempo aggrappato ad una sola immagine. Marker usa l'immagine ferma per raccontare il tempo che si attraversa. Tarkovsky usa l'immagine ferma per trattenere quello che sta perdendo. Lo strumento è lo stesso, ma la ragione è sostanzialmente l'opposta. Poi attorno a questa idea di fermare il tempo circola anche un aneddoto piuttosto famoso, un aneddoto in cui ci sono 3 anziani in Uzbekistan, una fotografia mandata indietro e una domanda di 4 parole, ma di questo ne parliamo tra poco. Torniamo in Italia, siamo tra l'82 e l'83. Nostalgia è il primo film che Tarkovsky gira interamente fuori dall'Unione Sovietica. Il protagonista di questo film è un intellettuale russo che si consuma di malinconia in un paese che non è suo.
Tarkovsky lo dirige mentre comincia a provare però la stessa cosa sulla propria pelle, e a un certo punto è molto sfumato il confine tra il regista e il personaggio, diventa un po' meno la stessa cosa. Ai sopralluoghi per quel film ci arriva insieme a Tonino Guerra e i due filmano, no, questi posti. Ne esce un documentario che si chiama Tempo di viaggio dell'83. Ma quel tempo di viaggio, quei sopralluoghi sono anche un po' il dietro le quinte di molte delle Polaroid italiane. Ci sono gli stessi posti, gli stessi giorni, i due uomini che li attraversano. Nel maggio dell'83 spiega alla Repubblica che cosa significa quella parola nostalgia per un russo. Dice che nostalgia, diciamolo all'italiano in questo caso, per noi russi è una specie di malattia mortale, una compassione profonda, una malattia che prosciuga le forze dell'anima. Cioè, qui è altro che saudagi, qui è proprio una piaga. Nel suo vocabolario la nostalgia è proprio una malattia mortale, uccide. Le Polaroid italiane sono proprio di questi anni, gli anni della nostalgia, tra l'80 e l'83, e i soggetti cambiano radicalmente. Rovine, cimiteri, architetture diroccate, nebbie che potrebbero essere russe, invece sono italiane. Sta cercando miasme dentro le pietre di un altro paese. Arriva a Cannes nel maggio dell'83, Nostalgia in concorso e vince, ma non vince la Palma d'Oro, vince sostanzialmente il premio della critica internazionale. Non è poco, ma non è proprio nemmeno la Palma d'Oro, e Tarkovsky proprio ci teneva tanto. Andrei si convince proprio che è stata Mosca a fermarlo. Pensa che il Cremlino abbia mandato apposta in giuria il regista sovietico Sergei Bondarchuk, che era sostanzialmente uno yes man, un uomo allineato al potere, per sbarrargli la strada in Occidente. Un po' da... sapete quando ci si mette il cappellino con fatto di stagnola, però per quell'epoca secondo me aveva anche tutte le ragioni, e anche per la nostra epoca purtroppo. Quello che conta comunque per la nostra storia è che lui a questa cosa ci creda. Da Cannes in poi comincia a pensare una cosa che fino a quel momento non aveva proprio neanche mai messo in conto, cioè di non tornare in Unione Sovietica. E in Unione Sovietica, ricordiamolo, c'è sua moglie, ma anche suo figlio, soprattutto suo figlio. Vi avevo promesso di parlarvi dei 3 uzbeki. L'aneddoto dei 3 anziani sta nella prefazione di Instant Light, lo scrive appunto Tonino Guerra e si intitola A Fond Farewell, un affettuoso addio. Guerra racconta sostanzialmente un sopralluogo in Uzbekistan per un film che poi non è mai stato girato, ma non con Tarkovsky, con Michelangelo Antonioni. Michelangelo Antonioni fotografa 3 anziani e vuole regalare loro il ritratto. Il più vecchio dei 3 gli dà un'occhiata, glielo ridà ringraziandolo, e dice in una sola frase, però gli dice: perché fermare il tempo? Quindi il protagonista dell'aneddoto vero è Antonioni. Nelle versioni che girano online, insomma un po' ovunque, se cercate, compare Tarkovsky, però siccome Guerra era lì e ha scritto nella prefazione e parla di Antonioni, io immagino che sia Antonioni, ma il succo è che Guerra mette questo aneddoto in apertura del libro di un altro regista, in questo caso Tarkovsky, per questo motivo, perché fermare il tempo è la domanda che Tarkovsky si porta dietro per tutta l'opera, è la volontà che Tarkovsky si porta dietro per tutta l'opera. E a differenza del cinema, forse la Polaroid è proprio lo strumento con cui prova a fermarlo davvero, in pochi minuti, senza chiedere il permesso a nessuno. Può creare senza avere nessuno a cui rendere conto. Resta però un fatto importantissimo, cioè un uomo che tiene per sé centinaia di istantanee e non le mostra a nessuno. Un Vivian Maier, però già famoso, in un altro ambito, però uno che se le mette proprio via e non le fa vedere a nessuno ste foto. 20 anni dopo però escono in un libro con la prefazione del suo amico Tonino Guerra. Nel mezzo qualcuno quell'archivio deve averlo aperto. Milano, luglio 84. Tarkovsky convoca una conferenza stampa. Accanto a lui siedono 3 russi che dall'Unione Sovietica sono già usciti da un pezzo. C'è il violoncellista Rostropovich, il regista teatrale Lyubimov e lo scrittore Maximov. Davanti a lui però ci sono tutti questi giornalisti e Tarkovsky annuncia
che non tornerà mai più in Unione Sovietica. Poi però dice due frasi che rovinano il ritratto, no? Dell'intellettuale eroico, dell'esule, eccetera. La prima frase è: non sono un dissidente sovietico, e la seconda è: in 24 anni ho potuto fare solo 6 film. Il concetto però è quello, rimarcare come gli sia stato reso difficile creare. In tutti i casi, diciamo, è la contabilità di un uomo a cui hanno tolto anni di lavoro, hanno tolto tempo, con permessi negati, progetti bloccati, la Mosfilm che si sfila dei progetti, copioni fermi nei cassetti di un ufficio di un burocrate del cazzo. Però purtroppo quella conferenza stampa, lui lo sapeva benissimo, ha un prezzo, solo che il prezzo non lo paga solo lui, perché il sistema funzionava così, e senza questo pezzo magari il resto potrebbe non capirsi. Molti di voi non hanno idea di cosa è stato il blocco sovietico e il comunismo in generale. Nel blocco sovietico un artista non era padrone dei propri spostamenti. Si esce dal paese poi, certo, con un permesso se te lo danno, e quel permesso porta con sé l'obbligo di rientrare. Quelli che decidono di restare in Occidente lasciano qualcuno dall'altra parte del confine, e il sistema tiene molto stretto, molto vicino chi è rimasto. È un metodo tipico, il metodo di sempre, e vale proprio per chiunque. Andrei Junior, il figlio Tiapa, resta in Unione Sovietica. Nel luglio del 1984 lui ha 14 anni e diventa una leva, cioè un ricatto, cioè diventa un modo per fare pressione su un padre ormai fuori portata e scomodo. Da quel giorno sostanzialmente padre e figlio sono divisi da una frontiera, e quella frontiera è chiusa per una decisione politica. Molti anni dopo quel ragazzo dirà del padre una frase, dirà: mio padre non era un dissidente, era un artista. L'unica cosa che cercava, e il motivo per cui lasciò la sua patria, era il desiderio di creare. La frase in questo caso difende il padre, e lo dice la persona che quella scelta alla fine l'ha pagata forse più cara di chiunque altro. La separazione dura quasi 2 anni e fa impressione come i tempi non siano effettivamente mai cambiati. Vi porto l'esempio che mi viene in mente in questo momento, che non ho scritto perché ho finito la penna, ma mi è venuto in mente adesso, di Daniel Kachenko. Vi ho parlato di lui in un video, che è un fotografo russo che è scappato perché in Russia, se non lo sapete, c'è una dittatura, ed esule a Milano. Torniamo un attimo alla Polaroid invece. L'emulsione della Polaroid non è fatta per durare, cioè almeno ci si prova, ma non è detto che duri, anzi è molto probabile che non duri, perché i colori virano, i neri si aprono, diventano più chiari, l'immagine perde consistenza e un anno dopo l'altro più o meno sbiadisce. Le Polaroid di un tempo probabilmente dureranno qualche anno in più delle Polaroid moderne fatte adesso, ma il destino, diciamo, è segnato, non è archiviale come mezzo, e quindi è un modo piuttosto effimero, no? di scolpire il tempo, diciamo. Tra l'altro sarà capitato anche a tutti voi, no? Magari di lasciare d'estate una stampa di una fotografia a colori sul davanzale di casa, sul cruscotto di una macchina, e vedere come i colori se ne vanno, no? Rimane un'immagine tutta marroncina con un colore che si mangia gli altri, eccetera, no? Ecco, la Polaroid appunto succede più o meno la stessa cosa, solo che non serve nemmeno il sole, cioè basta effettivamente il tempo, quello che Tarkovsky voleva scolpire. Quindi l'uomo che voleva appunto trattenere il tempo affida le sue immagini più private, il suo se stesso più intimo, al supporto meno stabile che avesse a disposizione. Pazzo. Aveva alternative e ovviamente le conosceva pure bene, no? Cazzo, era un regista, lavorava con la pellicola ogni giorno, e un negativo tenuto al buio dura molto più a lungo, senza dubbio. Ma lui sceglie l'altra strada, lui sceglie quella che gli mette in mano le immagini subito, a fretta, perché lo faccia non lo sappiamo bene, Tarkovsky non l'ha mai spiegato, e io ho semplicemente il sospetto che lui questa cosa non l'abbia mai considerata davvero un problema. Lui voleva avere l'immagine subito, e non è l'unico regista appassionato di Polaroid, perché anche Wim Wenders ha usato la Polaroid per anni come taccuino di lavoro, come
per prendere appunti, vedere un po' come poteva inquadrare le scene, eccetera, e poi anche come album privato. Wim Wenders è molto più fotografo di Tarkovsky come concetto. E molto più tardi anche Wim Wenders ne ha ricavato un libro, ma ha scelto lui che cosa far vedere. Comunque, per un regista l'istantanea è il modo più veloce di prendere appunti su una luce, appunto su un muro, su una faccia. Fin qui è un mestiere comune. Quello che rende diverso il caso di Tarkovsky arriva dopo la sua morte e riguarda appunto chi apre quell'archivio. È un archivio in cui lui appunto aveva messo se stesso, e c'è un episodio che illumina abbastanza bene il tipo di ricordo che lui ha messo dentro quelle foto, perché durante le riprese appunto di Nostalgia la produzione deve sostanzialmente costruire una casa. Tarkovsky prende questa casa, cioè prende la gente della produzione e gli dice: per favore me la spostate di 2 metri. Non stiamo parlando di una casa, di un modellino, ma di una casa vera. La deve spostare di 2 metri. Perché? Perché deve combaciare esattamente con l'angolazione esatta di una sua vecchia Polaroid scattata in Russia. Il figlio, molti anni dopo, un po' forse minimizzando, dirà che il padre era molto attento ai dettagli e alla sacralità della memoria. Porca puttana, altro che molto attento. Cioè sposta un'intera casa di 2 metri per farli coincidere con un ricordo grande 10 centimetri. Non so che rapporto sia, ma è parecchio alto. Un ricordo tra l'altro che è da qualche parte sta già svanendo. Nell'80, mentre Tarkovsky scatta le sue Polaroid italiane, Roland Barthes tra l'altro pubblica La camera chiara, che io immagino che sia stato letto da Tarkovsky. È sostanzialmente il libro che lega la fotografia al tempo e alla morte. Ne ho già parlato svariate volte, non sto a ripetervelo ancora. Secondo Barthes, ogni fotografia dice una cosa: questo è stato. Vuol dire che qualcosa è esistito davvero davanti all'obiettivo e adesso non c'è più. Le Polaroid, le nostre Polaroid, dicono questa cosa 2 volte, muoiono 2 volte, perché prima sparisce quello che è stato fotografato, istantaneamente dopo, e poi sparisce anche l'immagine di quello che è stato fotografato. Il conto del tempo scorre su 2 orologi diversi, quello della vita e quello della chimica. C'è poi anche la mitologia su come siano state ritrovate queste istantanee. La versione romantica dice che sarebbero state ritrovate, sarebbero saltate fuori da una scatola da scarpe dopo che Tarkovsky morì, ma in realtà molto più probabilmente si trattava di un archivio, di un album tenuto abbastanza in ordine, e la scatola di scarpe è solo un abbellimento retorico, diciamo. Sta di fatto che un mucchio di istantanee restano lì, private, sbiadiscono al buio, e quelle immagini appunto il mondo le vedrà se e quando lo deciderà qualcun altro. Siamo ora alla fine dell'85 in Svezia. Tarkovsky sta girando Sacrificio, che sarà il suo ultimo film, e arriva una diagnosi terribile: cancro al polmone. A gennaio dell'anno dopo, nel 1986, il Cremlino concede ad Andrei Junior Tiapa il visto d'uscita e il ragazzo può finalmente raggiungere il padre a Parigi. Su come sia arrivato quel visto, chi lo abbia trattato e con chi, non si sa bene. So che quando arriva vede un padre che sta morendo. Il calcolo è brutale, semplicissimo. Il Cremlino o tutto l'apparato burocratico decide questa cosa perché finché il padre poteva ancora lavorare, poteva ancora parlare, dare fastidio, il figlio restava dentro, non poteva andare. Adesso che il padre non è più ricattabile, il figlio può uscire. E in quella stanza di Parigi ci sono un uomo di 53 anni mangiato dal cancro e un ragazzo di 15 che sostanzialmente non lo vede da 3 anni. Hanno davanti a sé poche settimane. Prima di quelle settimane non si vedevano appunto da quasi 3 anni, e 3 anni nella vita di un ragazzo di 15 sono tantissimo, sono il 20% della sua vita. Nei diari, quelli che lui chiamava in modo abbastanza inquietante martirologio, Tarkovsky aveva annotato una cosa sull'immagine. Aveva scritto che un'immagine di vita esclude la morte e che l'immagine artistica è un'incarnazione della speranza. Sono frasi scritte da uno che contava di avere ancora tempo per verificarle. Poi arriviamo al maggio dell'86, una scena straziante.
Sacrificio viene premiato a Cannes non con la Palma d'Oro ma con il Gran Premio della giuria, e Tarkovsky è troppo malato per andarci e il premio lo ritira il figlio. Il ragazzo sale sul palco al posto del padre, non sa bene dove mettersi, viene girato, viene messo davanti alle telecamere e c'è tutta questa sala che applaude il figlio per applaudire il padre che sta morendo a Parigi. Siamo ora al 29 dicembre dell'86 e Tarkovsky muore a Parigi. Il 3 gennaio dell'anno dopo, dell'87, passano pochi giorni, lo seppelliscono a Saint-Geneviève-des-Bois, che è un po' il cimitero degli esuli russi. E al figlio non resta che il nome del padre, un archivio di film e un archivio di istantanee che il padre non aveva mai mostrato a nessuno. Andrei Junior cresce e da adulto prende in mano quell'archivio. Oggi lui è presidente dell'Istituto Internazionale Andrei Tarkovsky, che tra l'altro ha sede a Firenze. Un archivio di famiglia funziona così, cioè chi eredita decide. Pensate a quello che sta facendo per esempio i figli e gli eredi di Tolkien con l'eredità del padre, e quindi il figlio può decidere che cosa si stampa, cosa si presta a una mostra, cosa resta chiuso in una scatola per sempre. Non ci sono leggi che lo obbligano a mostrare niente e neppure leggi che gli impediscono di mostrare tutto. Il bambino delle Polaroid russe è diventato la persona che decide cosa di quelle Polaroid si può vedere. Ecco svelato il mistero. Apre l'archivio e ne sceglie una sessantina, sceglie 60 immagini su circa 250-300. In parecchie di quelle 60, tra l'altro, c'è lui, da bambino, in un giardino che ormai non esiste più. Chiama a lavorare con lui per sceglierle, per selezionarle, Giovanni Chiaramonte, un grandissimo intellettuale fotografo italiano, che cura appunto con lui la selezione, e poi chiede di scrivere la prefazione di questo libro a Tonino Guerra, il vecchio amico di famiglia. Il libro esce prima in Italia nel 2002 con il titolo Luce istantanea e poi in inglese per Thames and Hudson come Instant Light. Io ho visto la versione inglese e purtroppo non la possiedo. Ho un altro libro sempre della Thames and Hudson che è Film, Stills, Polaroids and Writing, dove c'è una ulteriore selezione sostanzialmente delle sue Polaroid russe eccetera, e purtroppo non ho Instant Light, ma ho avuto il piacere di sfogliarlo. Insomma, che esce Instant Light, esce luce istantanea, e da quel momento il mondo conosce questo Tarkovsky fotografo, che è una bugia, e però forse è una bugia a fin di bene. E questa finalmente è la risposta alla domanda con cui abbiamo aperto. Le 60 immagini le ha scelte il figlio, il bambino che è stato fotografato ha deciso quali fotografie il mondo avrebbe visto. È diventato autore del se stesso soggetto. Di suo padre della Polaroid, Andrei Junior Tiapa dice una cosa molto semplice. Dice che al padre piaceva molto la Polaroid per la sua immediatezza, per la possibilità di vedere subito il risultato. È una frase banalissima, la frase sembra quasi una nota tecnica di quelle che metti sul manuale, uno slogan, però la pronuncia l'uomo che di quell'immediatezza è stato prima il soggetto e poi il curatore / coautore. Si può chiamarlo pietas. Un uomo tiene in vita suo padre facendo vedere la sua parte più riservata. Ci mette dentro la cura di chi quelle stanze le ha abitate da bambino, e le fotografie altrimenti sarebbero rimaste al buio, e al buio le Polaroid sbiadiscono lo stesso. Oppure si può chiamarlo anche tradimento. Un uomo mette in libreria, nei musei e all'asta esattamente le cose che suo padre aveva deciso di non far vedere a nessuno, e le mette in circolo con un peso di un cognome che vende parecchio. Ma forse c'è anche una terza possibilità, che sia forse la prima cosa che quel figlio ha potuto decidere su suo padre, dopo una vita passata a subire le decisioni degli altri. E io ovviamente non ho una risposta, come praticamente sempre, ma a questo giro ho il sospetto che non ce l'abbia nemmeno lui la risposta. Nella prefazione Tonino Guerra scrive che Tarkovsky rifletteva spesso sul modo in cui il tempo vola e voleva fermarlo, anche con questi scatti Polaroid. Poi scrive la frase che in realtà collega tutto, no? Collega le due serie fotografiche. Guerra scrive che la malinconia di vedere le cose per l'ultima volta è l'essenza altamente misteriosa e poetica che queste immagini ci lasciano.
vedere le cose per l'ultima volta. Cazzo, pesante. Con quella frase in testa, le 27 immagini russe e le 33 italiane smettono di sembrare due lavori diversi. Nelle foto russe ci sono la dacia, Lara, il bambino, il cane, il pomeriggio che non finisce mai. Nelle italiane ci sono le rovine, la nebbia, i cimiteri, le case in pezzi. Di solito quelle due serie si leggono come due mondi separati, un prima e un dopo. La Russia della memoria da una parte, l'Italia dell'esilio dall'altra. Ma messe in fila, uno dopo l'altra, sono lo stesso gesto ripetuto 60 volte. Sono un uomo che saluta. Nella prima serie saluta senza sapere che sta salutando. Nella seconda saluta sapendo di aver già perso e cerca la casa che ha lasciato dentro le pietre delle case di altri. E io mi do del cretino per aver scritto saluta, scusate, ho scritto nella prima serie saluta senza sapere che sta salutando, nella seconda saluta sapendo di aver già perso. Io faccio fatica a pronunciare le S e sono un deficiente. Detto questo, se Tarkovsky in quel giardino sapesse cosa stava fotografando, non lo sa nessuno. Nei diari non l'ha scritto, il figlio non l'ha detto. Questa è una domanda che è e resterà aperta. Ma quando uno alza la macchina fotografica in un pomeriggio qualunque, non sta pensando all'ultima volta. Sta pensando che la luce è buona e che quella scena gli piace. L'ultima volta prende il suo nome di ultima volta dopo, quando non si può più tornare indietro a rifarla, quando ormai è troppo tardi. E quindi restano 60 fotografie in un libro, scelte da un figlio di un padre che non voleva mostrarle. Poi resta il resto dell'archivio, e l'archivio a un certo punto entra nel mercato addirittura. Nell'ottobre del 2016 la casa d'aste Bonhams a Londra batte 257 Polaroid di Tarkovsky divise in 29 lotti arrivati direttamente dalla famiglia. L'asta si intitola Nostalgia Before and After, o Nostalgia Before and After. La memoria privata di un uomo adesso ha anche un prezzo di partenza. E resta l'emulsione, che nonostante il prezzo a cui l'abbiano pagata, continua a sbiadire mentre ne stiamo parlando. Di ognuna di quelle immagini prima o poi resterà un fantasma di colore, e poi neanche quello. Guerra chiude la sua prefazione con 2 frasi. Scrive che è come se Andrei volesse trasmettere in fretta agli altri il proprio piacere, e scrive che quelle immagini tutte insieme sembrano un affettuoso addio, a fond farewell, un affettuoso addio da uno che era partito per girare un film e contava di tornare a casa. Nel 94, 8 anni dopo la morte, Larissa fa incidere una frase sulla tomba di Saint-Geneviève-de-Bois. Sentite che è francese. Larissa non fa scrivere regista e certamente non ci scrive sopra fotografo. Scrive una frase straordinaria, dice: all'uomo che vide l'angelo. Larissa stessa muore nel 98 e la seppelliscono accanto al marito. Della famiglia che sta dentro le Polaroid russe, da quel momento in poi resta ben poco. E io mi fermo. Non so dire se Andrei Junior abbia fatto bene ad aprire l'archivio, non so dire se suo padre quel pomeriggio a Miasne sapesse cosa stava fotografando. Nessuna delle 2 domande ha una risposta, e per me è un buon motivo per trovarle sia interessanti che un pochino pericolose e scivolose. Quello che so è che fermare il tempo non è possibile. Ragazzi, è impossibile. Ma noi fotografi, noi appassionati di fotografia, noi che vediamo in questo mezzo qualcosa, ci proviamo lo stesso. Tutti. Ogni volta che alziamo il telefono, una reflex, una Polaroid, abbiamo questa illusione. Forse questa è la volta buona. O forse in realtà è l'ultima. Se questa storia vi ha lasciato qualcosa, iscrivetevi al canale e scrivetemelo nei commenti, vi prego, perché ho scoperto che è davvero molto utile. Io pensavo fosse una cazzata che dicono gli youtuber, non è così, funziona davvero per diffondere i video, quindi per voi è gratis e mi fareste un grande piacere. Io nel frattempo vi do un grandissimo abbraccio e vi lascio qui intorno da qualche parte, intorno alla mia facciazza, un altro video che penso potrebbe piacervi. È un video sulla tragica, tutte tragedie, la tragica vita di Kevin Kartner, il fotografo che fu inizialmente accusato, poi premiato e che alla fine purtroppo non ha retto. A me non resta che darvi un grande abbraccio e un ciao.